benvenuti all'ultimo video di questa stagione. Come vi ho preannunciato lunedì, da domani sarò ufficialmente in ferie e ho deciso di prendermi qualche settimana di pausa dal blog e da YouTube per ricaricare un po' le pile. Non so ancora se e quando andrò da qualche parte, farò un viaggio, non ho ancora programmato nulla. In ogni caso la normale programmazione dovrebbe riprendere verso la fine di questo mese, inizio di settembre, quindi stay tuned sugli altri miei social network perché vi darò tutte le informazioni. Seguitemi soprattutto su Instagram, dove sono leggermente più attiva per scoprire cosa sto combinando. Detto questo, veniamo al video di oggi, che è l'8ª puntata della telenovela De Noi Altri, dedicata a GD, la giovane depressa, protagonista di un racconto abbastanza surreale che ho scritto quando avevo 20 anni e che abbiamo imparato a conoscere attraverso i video precedenti della serie, che se vi siete persi potete trovare cliccando qui, e vediamo se a sto giro ho imbroccato il lato giusto. Nelle puntate precedenti abbiamo appunto conosciuto GD, una ragazza di 25 anni che sta ancora studiando all'Università di Bologna, che a causa di una sorta di crisi esistenziale decide di sottoporsi a una serie di interventi di chirurgia estetica, stravolgendosi completamente e trasformandosi da scialba ragazza a bomba sexy pazzesca, ma anche rendendosi assolutamente irriconoscibile. Con questo nuovo look da bomba sexy, GD ritorna a Bologna nel suo gruppo di conoscenti e si toglie una serie di sfizi presentandosi come Anna. Tra questi sfizi c'è anche la possibilità finalmente di avere una sorta di relazione con l'uomo dei suoi sogni, il bel tenebroso intellettuale Luca. Nell'ultima puntata avevamo lasciato proprio Anna dopo una notte calda con Luca ed era appena entrata nuovamente in contatto con Fabio, il miglior amico di GD, che non sa assolutamente nulla di quello che è successo e che invita Anna a fare con lui un giro turistico della città per avere anche maggiori informazioni di GD. Quindi riprendiamo da dove ci eravamo lasciati. Non so se riusciremo a leggere tutto perché, come vedete, c'è ancora un bel po' da scoprire sulla storia di GD. Cercherò di leggere il più possibile e il resto lo scopriremo dopo le vacanze estive. Vediamo intanto cosa succede però nell'immediato. Ore 21:30. GD sta ripensando a Fabio, l'unico amico che avesse mai avuto, la sola persona con cui non doveva fingere, quello a cui confidava le sue frustrazioni. Nell'ultimo periodo però aveva smesso di frequentarlo perché il suo ottimismo trasbordante la infastidiva. Non si può spiegare ad un completo positivo che ti fai schifo. Lui continuava a ripeterle: non ti capisco, tu per me sei bellissima, devi smetterla con le tue paranoie, e la cosa la irritava parecchio. Fabio per lei era su un altro pianeta. Mentre medita cosa inventarsi il giorno dopo, accoccolata sulla poltrona, suona il citofono. Chi sarà? Rimane un istante nel dubbio se aprire oppure no, poi non resiste alla curiosità e si butta sul videocitofono. La luce illumina il volto di Luca, leggermente distorto dal grandangolo. Ciao Luca! Come fai a sapere chi sono? Ah sì, il video. Addio sorpresa. Disturbo? No, sali, terzo piano. Appoggia il dito sul tiro. Il tiro è il pulsante per aprire il portoncino di casa, molto molto bolognese come termine. Sorridente. Le piace l'idea che Luca la vede in boxer, si trova molto sexy. Arrivato sulla porta, la bacia senza esitazioni, poi abbassa lo sguardo verso le sue gambe scoperte. Il chirurgo ha fatto proprio un bel lavoro. Pare che queste nuove gambe facciano scalpore. Posso? Domanda con quel sorriso intrigante stampato in faccia. Certo, vieni. Anzi, scusa la tenuta, mi stavo coccolando davanti alla TV. Mi piaci con quei boxer, sei molto sexy. Continua a sorridere togliendosi il cappotto nero. Grazie, vuoi un tè? Ne stavo bevendo uno. Sì, grazie. Accomodati pure, ci metto un secondo. Quando torna in sala trova Luca in piedi, di spalle, sta esaminando una pila di libri su uno scaffale. Leggi i romanzi Harmony? Con il tono sconcertato. Mio Dio, no! Sono dell'amica che mi ha prestato la casa. Non sono riuscita a portare con me tutto quello che avrei voluto. I libri me li farò spedire più avanti.
Io ritengo che i lettori di Harmony siano tutti degli insoddisfatti, sessualmente intendo. Come si fa ad apprezzare delle storie tanto leggere? I libri di questo genere sono scritti su misura per i frustrati, non credi? Non ci ho mai pensato. Tieni, il tè si sta raffreddando, taglia corto porgendogli la tazza. Grazie, bello stereo, dice osservando il compatto sul mobile di fianco alla TV. I CD sono tuoi? Solo qualcuno. GD inizia a scocciarsi. Questa tua amica deve essere un tipo indeciso, c'è veramente di tutto qui. Dall'hip hop al rock. Quali sono i tuoi? Esitazione. I due jazz, De André e qualcos'altro. In realtà quelli glieli aveva prestati Fabio, GD non li aveva mai ascoltati. Jazz! Adoro i jazzisti, sguardo sognante. Mi piace l'idea di suonare senza regole prefissate. Hai mai letto Sotterranei di Kerouac? Parla dei locali di bebop, è molto affascinante. Devo averlo letto quando ero al liceo. Com'è il tè? Caldo, mi ci voleva. Cosa stavi guardando in TV? Un film. Ah sì, l'ho visto al cinema. Era in lizza per la Palma d'Oro 2 anni fa. Alla fine non ha vinto, saggia decisione. Anch'io lo consideravo di poco spessore. Che noia questo look, ragazzi, che noia. Se vuoi cambio canale. No, figurati, la televisione è talmente sciatta che già un film come questo è una conquista. Posa la tazza sul tavolino e si siede accanto a lei sul divano. Si avvicina e fa scorrere le sue lunghe dita affusolate dal ginocchio fino alla coscia. Ti ho già detto che sei molto sexy così? Il bar della piazzetta inizia a svuotarsi. GD sa riconoscere le facce degli studenti al primo colpo e in questo momento svariati gruppetti si dirigono come un corteo inconscio verso le sale studio e le aule. Entra e si ferma sulla porta scandagliando i tavoli. Fabio siede con un paio di vecchi conoscenti in fondo alla sala. Alza lo sguardo su di lei, ma lo riabbassa immediatamente, senza riconoscere sotto la sua nuova apparenza la vecchia GD. Una conferma della riuscita dell'intervento, ciononostante un senso di tristezza la invade. È sempre triste vedere lo sguardo di un amico non riconoscerti. Dietro il bancone c'è Andrea, che palesemente evita di incrociare il suo sguardo. Nell'ultima puntata l'aveva abbastanza maltrattato. GD si avvicina accendendo una sigaretta, nota bene si poteva ancora fumare nei locali. Fabio improvvisa con efficacia un tono incerto. Un grosso sorriso stupefatto si accende sul volto del ragazzo. Sì, e scommetto che tu sei Anna. Esatta deduzione? Complimenti per la perspicacia. Siediti, poi diretto alla ragazza alla sua destra. Dana, fai posto alla mia amica. Un attimo di imbarazzo, tutti gli sguardi sono rivolti a GD. Quello di Fabio è compiaciuto, quello della ragazza, Dana, indagatore. L'altro occupante del tavolo, Enzo, GD lo conosce bene, ha un'espressione ammirata. Non ti immaginavo affatto così, rivolto agli astanti. Lei è Anna, l'amica di GD di cui vi parlavo. Piacere, Enzo. GD non ci ha mai detto di avere delle amiche tanto appetibili. Sorriso ebete. Il solito deficiente. Dovrebbe essere un complimento? Lascialo perdere, vuole fare il simpatico a tutti i costi. Glielo dico sempre che ha un futuro come cabarettista demenziale. Demente, vorrei dire. Ciao, io sono Anna, piacere. Grosso sorriso forzato. E così stai a casa di GD? Bella fortuna, quell'appartamento è splendido. Mi sono sempre chiesta come abbia fatto a trovarlo così ben arredato. Che palle. Sorridendo. Sì, è molto bello. Beh, bando alle cince, come disse l'ornitologo allegro. Che fai stasera? Enzo, la vuoi finire? Fabio si sta scocciando. Diretto a GD, ha la sindrome di Groucho Marx. Se vuoi informazioni sulla mia giornata, chiedile a Fabio. Oggi è lui la mia guida, risponde GD. Beato lui, se lo sapevo facevo il simpatico anch'io con GD. Pessimo. Enzo, sei schifoso. Ora, se ci volete scusare, ho in mente un bel percorso culturale per Anna. Poi alzandosi verso GD. Pronta per condividere il mio enorme sapere? Prontissima! Il giro è piuttosto noioso, anche perché GD conosce perfettamente tutti i posti che Fabio si sgola a spiegarle, però è contenta di essere con lui, soprattutto ora che si sente serena. Affermazione alla quale Enzo avrebbe sicuramente replicato: perché? Non sei Anna? Verso le 6 Fabio propone di fare una sosta al solito bar, come conclusione perfetta per il loro giro turistico. Finiamo da dove abbiamo cominciato, per compensare.
Era fissato con la compensazione. GD lo sfotteva sempre per questo. Una volta in casa sua aveva sbattuto il ginocchio destro contro il tavolino del salotto e subito ci aveva sbattuto anche il sinistro, per compensare. Davanti ad una birra Fabio le domanda: come hai conosciuto GD? Una sorsata di birra per riflettere. Eravamo in classe insieme al liceo, sai, compagni di banco. Davvero? E com'era GD alle superiori? Normale. Mi ricordo che odiava la matematica, proprio come me. Ed eravate molto amiche? Inseparabili. Sorride pensando che mai affermazione fu più vera. Non avevamo nemmeno bisogno di parlare per capirci. Io invece ho sempre fatto fatica a capirla. Si faceva tante paranoie inutili. Tace qualche secondo osservando le bollicine della birra. Mi sa che non ha mai capito quanto ci tenevo a lei, tant'è che è partita senza dirmi niente. Attenzione. Secondo me lei lo sapeva, non prendertela per l'America, è successo tutto talmente in fretta che credo non abbia avuto nemmeno il tempo di avvisare. Però in 2 mesi non mi ha mai chiamato. Sarà stata occupata ad ambientarsi, ha chiamato anche me solo una volta per sapere se avevo avuto le chiavi dell'appartamento. Mi ha detto che là è tutto molto incasinato, sai, la lingua e tutto il resto. Anche se è una tua amica non la devi difendere per forza, sai? Non la sto difendendo, ha alzato leggermente la voce. Da come mi parlava di te sono certa che ci tenesse. Ti parlava molto di me? Sconcertato ma speranzoso. Sì, mi ha detto che eri il suo miglior amico, l'unico con cui poteva essere se stessa, che sei una brava persona. Certo, una brava persona, un caro amico. Lo sguardo si incupisce. Non il suo tipo ideale sicuramente. Speravo che un giorno avrebbe capito cosa provavo per lei. Le sono sempre piaciuti i tipi più intellettuali, come quel bel tenebroso che sta entrando ora. GD si volta e vede Luca che si avvicina al bancone. Di riflesso, si volta nuovamente verso Fabio che sta continuando la sua triste confessione, ma non riesce più ad ascoltarlo. Con la coda dell'occhio segue il cappotto scuro di Luca che afferra un bicchiere di rosso dal barista e si dirige verso il loro tavolo. Io ho sempre cercato di starle vicino, l'ho consolata anche quando quello stronzo di Andrea l'ha lasciata. Luca è a un passo. GD fissa Fabio. Inutile. E ora sono qui con la sua compagna delle superiori a piagnucolare. Una mano sulla spalla. Anna? Lo sguardo è per Fabio, che finalmente interrompe il suo monologo e ricambia. Luca! Finta sorpresa. Vi conoscete? Lui è Fabio, un amico della mia amica. L'affezionata di Harmony che ti ha prestato la casa? Piacere, io sono Luca. Posa il volume delle opere complete di Ionesco sul tavolo e porge la mano a Fabio, che restio gliela stringe. Ti siedi con noi? Ti prego, fa che Fabio non mi faccia fare brutte figure. Certo, cerco una sedia. Si guarda attorno e si allontana. Fabio. Lo conosci? Puntando Luca che si fa spazio tra gli avventori riempiti di aperitivo. GD. L'ho conosciuto per caso il giorno del mio arrivo. Imbarazzo. Fabio. E ti piace? Scusa se mi intrometto. Luca torna trascinando una sedia, la sistema vicino a GD e una volta accomodato la bacia senza preavviso come suo solito. GD arrossisce. Mentre l'imbarazzo gela l'aria, una voce si leva. Ecco qua il mio amico Fabio, il bel bocconcino è uno sconosciuto tenebroso. Ma come? Passi tutto il pomeriggio con una bella ragazza e poi ti ritrovo già a reggere il moccolo? Lo sguardo di Fabio è infuocato. Piacere, io sono Enzo, mano tesa verso Luca che guarda GD interrogativo. Il consueto sorriso intrigante è scomparso. Scusate, si è fatto tardi. Io vado, ciao Anna, grazie per la compagnia, dice Fabio alzandosi. Grazie a te, balbetta GD. Luca guarda GD guarda Enzo osserva Fabio che se ne va, poi si volta e dice vabbè, ciao piccioncini. Enzo è già il mio personaggio preferito. Leggiamo ancora un pezzo per vedere cosa succede e poi vi lascerò con un po' di suspense. La notte è già scesa da un pezzo mentre GD infila la chiave nella porta di casa e fa scattare la serratura. Si sente incredibilmente stanca. Pensa a Fabio, a ciò che le ha detto prima dell'arrivo di Luca, a come se n'è andato e si sente in colpa. Fino a che era stata la vecchia JD non aveva mai capito cosa provasse effettivamente per lei. Era talmente presa dalle sue sventure da non vedere a un palmo dal naso. L'improvvisa confessione delle ultime ore l'ha colta di sorpresa. Ovviamente lui non sapeva di parlare con GD, era Anna che aveva davanti.
Appoggia il cappotto nell'entrata e si lascia cadere sul divano. Non riesce a togliersi dalla testa l'espressione dell'amico, le sue ultime frasi. Fabio è innamorato di me. È così pazzesco. Come poteva trovarmi interessante, essere attratto da come ero? È assurdo. Devo parlargli, devo spiegargli. GD non esiste più, ora c'è Anna. No, non capirebbe, la prenderebbe troppo male. Devo fare in modo che si dimentichi di me. Continuo a vedere la sua nuca mentre esce dal bar, alzando il colletto del giubbotto. Poi lo sguardo cupo di Luca, quella sua faccia ombrosa in attesa di una spiegazione. Spiegazione che non era riuscita a dargli, così se n'era andato dicendole che quando avesse deciso di parlargli sapeva dove trovarlo. Luca non era come se lo aspettava. Sembrava sempre scontento di qualcosa e lo frequentava solo da 2 giorni. Fabio invece era sempre sorridente, tolta quell'ultima mezz'ora. Ripensandoci non l'aveva mai visto così serio. Forse perché con lei si sentiva sempre in dovere di bilanciare, anzi compensare vista la sua fissazione. Lentamente si sveste dirigendosi verso il bagno. Una leggera rotazione ai rubinetti e l'acqua calda scende nella vasca. Gidini osserva lo smalto lucido, bianco e pregusta la piacevole sensazione del calore sulla sua pelle. Dopo essersi completamente liberata dai vestiti e della biancheria intima, si infila un accappatoio morbido e si raccoglie i capelli ben stretti in alto in una specie di chignon di quelli cari a sua madre. Aspettando che la vasca sia piena, decide di chiamare i suoi che non sente da qualche giorno. Controlla l'ora e vaglia se in America sarebbe un orario accettabile, come prima di ogni chiamata. Sono le 9 di sera, meno 7 ore fanno le 2 del pomeriggio, perfetto! Con calma compone il numero, discute brevemente con Aurelia spiegandole per la 10ª volta che là non si pranza come in Italia, ma si prende una grande colazione e poi giusto un panino fra le lezioni. Nozioni base per rendere credibili le sue chiamate. Si è informata in clinica con una guida dettagliata sugli usi e i costumi d'oltreoceano. Alla madre racconta delle amiche che ha conosciuto, lei si congratula eccessivamente. Al padre parla dei corsi, della tesi, dei professori, della lingua e lui l'ascolta. GD si immagina la sua espressione distratta. Quando riappende, la vasca è piena e fumante, fa scivolare l'accappatoio a terra e si immerge sprofondando nella schiuma. Io direi di fermarci qui, vi lascio con un altro po' di suspense, scopriremo alla fine del mese o inizio di settembre cosa succederà, quali sono le vostre previsioni. GD resterà con il bel tenebroso Luca, che però si è rivelato essere abbastanza pesante e difficile da gestire, oppure darà una chance al vecchio amico Fabio che si è dichiarato pur non sapendo di parlare con la diretta interessata e quindi cercherà magari di conquistarlo con questo nuovo look da bomba sexy. Fatemi sapere appunto quali sono le vostre previsioni nei commenti qui sotto. Per oggi direi che non c'è altro, come sempre io spero che questo video vi sia piaciuto e che le avventure della nostra giovane depressa vi stiano ancora appassionando. Se così è, non dimenticate di cliccare mi piace in modo che io possa saperlo e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale per non perdere le prossime puntate della saga che andranno in onda, che pubblicherò alla fine di questo mese o all'inizio di settembre, devo ancora un po' decidere. Direi che davvero non c'è altro, auguro a tutti voi un favoloso agosto. Nei commenti fatemi anche sapere quali sono i vostri programmi, cosa avete in mente, se avete già organizzato qualcosa, perché mi piace sempre tantissimo sapere cosa state combinando. Io, come dicevo, non ho ancora organizzato assolutamente nulla, ma se volete sapere invece dove mi trovo e cosa sto facendo, vi invito, come dicevo all'inizio del video, a seguirmi sugli altri social network, principalmente direi Instagram, che è quello che aggiorno un po' più spesso, per tenervi appunto aggiornati sui miei movimenti, se ce ne saranno. Ok, siamo davvero arrivati alla fine del video, buon agosto a tutti, vi mando un grandissimo bacio e noi ci vediamo alla prossima, ciao!